questa lezione, una volta che il nostro maritozzo sarà cotto, procediamo con la farcitura. Con l'aiuto di un coltello a sega andremo a tagliare il maritozzo e andremo a farcirlo. Farcitura che avrà come base la crema pasticcera alla vaniglia e successivamente un'ottima panna montata. E ovviamente tutte queste fasi della farcitura le vivremo insieme. Iniziamo! Realizziamo la crema pasticcera. La crema pasticcera è la regina delle creme pasticcere, è la base di tutte le creme pasticcere italiane, composta da latte fresco, tuorlo a pasta gialla, quindi in questo caso abbiamo un tuorlo che donerà alla crema una colorazione molto più accentuata, zucchero semolato, amido di riso e amido di mais. Abbiamo una combinazione di due amidi. L'unione dei due ci darà una struttura alla crema che sarà unica. A livello aromatico invece inseriremo la scorza di mezzo limone e un baccello di vaniglia. Nella sezione della scuola di Accademia.tv troverete tutte le informazioni che vi servono per realizzare delle creme ad hoc fatte da una mia carissima amica Martina. Per realizzare un'ottima crema pasticcera bisogna partire portando a bollore il latte con la parte aromatica, limone e vaniglia. Quindi all'interno di un tegame versiamo tutta la quantità del latte, aggiungiamo la scorza di mezzo limone. È molto importante prelevare solo la parte gialla, che è la parte aromatica del limone, senza prendere la parte bianca che potrebbe conferire alla crema dell'amaro. Inserito il limone, aggiungiamo il nostro baccello di vaniglia, facendolo scorrere tra le punte delle dita andiamo a staccare un po' meglio quella che sarà la polpa dalla buccia, incidiamo nel senso della lunghezza e andiamo a ricavare la polpa che inseriamo nello zucchero. Il baccello invece lo mettiamo direttamente all'interno del latte. Nel frattempo che il latte va a bollore con la vaniglia e il limone, all'interno di una boule un po' più grande andiamo a rovesciare lo zucchero con la polpa di vaniglia, l'amido di mais, l'amido di riso e con l'aiuto di una frusta andiamo a distribuire bene quelle che noi chiamiamo polveri. Inseriamo a questo punto il tuorlo e andiamo a miscelare bene. Da questa parte invece mescoliamo il latte che non appena arriverà a bollore, con l'aiuto di un setaccio, andiamo a filtrare il latte all'interno della nostra miscela formata da tuorlo, zucchero, amido di mais e amido di riso, eliminando poi quello che sarà il baccello di vaniglia e la scorza di limone. Baccello di vaniglia che non va buttato, ma una volta risciacquato può essere utilizzato per altre preparazioni. Allora, per quanto riguarda la parte aromatica della crema pasticcera, che è molto importante, un'ottima crema pasticcera deve avere una consistenza morbida, non deve opporsi al palato. Il primo profumo deve arrivare sicuramente dalla vaniglia, il limone deve essere in fase successiva, se no a quel punto diventerebbe una crema pasticcera al limone. Per quanto riguarda qualche consiglio da potervi dare, è molto importante scaldare bene il latte, per due motivi. Il primo, bisogna comunque superare i 70 gradi, perché una volta superati i 70 gradi si tira fuori il meglio della vaniglia. Se si resta sotto quella temperatura si rischia di non ottenere tutte le caratteristiche della vaniglia. E soprattutto perché dal momento in cui il tuorlo va in cottura è fondamentale ridurre quanto più possibile il tempo di coagulazione del tuorlo. Quindi piuttosto insistiamo qualche secondo in più portando a pieno bollore il latte.
Una volta che abbiamo il latte bollente e setacciato all'interno della miscela, il tempo di cottura si ridurrà. Un'altra cosa ancora più importante è che non appena questa crema sarà cotta, è fondamentale raffreddarla in velocità. Vuol dire utilizzare l'abbattitore, se uno ne ha una a disposizione, oppure nel nostro caso il largo anticipo, ho inserito all'interno del congelatore una boule di acciaio. Cosa succede? Questa boule di acciaio in queste ore si è freddata e questo ci darà la possibilità che non appena la crema pasticcera sarà cotta ma molto bollente, è fondamentale andare sotto i 50 gradi nel minor tempo possibile. Quindi andremo a scaricare la nostra crema pasticcera calda, cotta, in questa boule di acciaio, con l'aiuto di una frusta in maniera energica andiamo a miscelare in modo da abbassare la temperatura. Fatto ciò, possiamo prendere la nostra crema pasticcera e metterla all'interno di un contenitore chiusa con pellicola a contatto e utilizzarla entro 3 giorni. Non appena il nostro latte arriva a bollore, con l'aiuto di un setaccio andiamo a versare non tutto il latte, ma una prima metà. È meglio versare una prima metà di latte per avvicinare un po' le consistenze. Un messaggio secondo me molto, molto importante da sottolinearvi è che sono stato cresciuto, o tutte le mie esperienze si sono basate su una frase molto importante dove la pasticceria è un equilibrio tra consistenze e temperature. In questo caso abbiamo un qualcosa di freddo e denso. Da quest'altra parte abbiamo tutto l'opposto, un qualcosa di liquido e caldo. Potevamo anche rovesciare tutto in una volta, però sicuramente così, inserendo nella metà, siamo riusciti a distribuire il liquido latte all'interno della miscela in maniera più veloce e soprattutto senza andare a creare possibili grumi. Adesso non ci resta che inserire la metà restante del latte. Con l'aiuto della nostra Marisa andiamo a schiacciare bene così da recuperare sia il liquido che può esserci all'interno, ma soprattutto qualche seme di vaniglia che è rimasto dentro. Continuiamo a miscelare. E andiamo a rovesciare tutto il liquido all'interno del nostro tegame. Riprendiamo la nostra cottura. Come vi dicevo prima, è molto importante raggiungere la temperatura di cottura nel minor tempo possibile. Un altro consiglio che vi può essere di aiuto: non metto la mano qui nel manico, ma io preferisco tenere la mano da questa parte. Quando inizierò a sentire che la mia mano scotta, sicuramente saremo molto vicini alla temperatura di cottura della crema pasticcera. Mescolo continuamente, di tanto in tanto cambio anche il verso, così da assicurarmi con la punta della frusta di arrivare bene su tutta la superficie del tegame, e proseguo con una cottura abbastanza allegra. Un altro valore che vi può essere di aiuto è che la crema pasticcera in questo momento ha una quantità di bolle importanti. Più siamo vicini alla temperatura di coagulo, minore sarà la quantità di bolle in superficie. La nostra crema pasticcera è pronta, ho spento la nostra piastra, mi sposto in una parte più fredda e continuo a mescolare. Anche se la piastra è stata spenta, il tegame, che comunque ha un doppio fondo, continua a dare calore e quindi la cottura va avanti. Mescoliamo sempre in maniera energica e a questo punto preleviamo dal nostro congelatore la nostra boule di acciaio. Ok, ecco la nostra boule di acciaio. Ecco la nostra crema pasticcera cotta, si presenta lucida e senza grumi, e andiamo a scaricarla subito nella boule.
Non commettete l'errore di utilizzare la stessa marisa utilizzata in precedenza, perché adesso la crema è cotta. Invece in quel momento la marisa era contaminata da un tuorlo crudo. Una volta scaricata la crema pasticcera, mescoliamo. Io preferisco sfruttare e sporcare tutta la superficie della bacinella così da raccogliere quanto più freddo possibile. È importante mescolare perché la parte che si è freddata ritorna dentro, la parte più calda va all'esterno. La nostra crema pasticcera è pronta. L'obiettivo era quello di ridurre in velocità la temperatura e andare sotto i 50 gradi. Il consiglio è abbassare bene tutti i bordi con l'aiuto di una marisa, così non si asciugano, non si seccano, non fanno la pelle, e a questo punto andiamo a mettere in superficie della pellicola a contatto, vuol dire che proprio va a toccare la superficie della crema, la riponiamo in frigo e potrà rimanere in frigo fino ai 3 giorni. Per completare il nostro maritozzo rivisitato alla crema pasticcera, andiamo a montare la nostra panna. Utilizziamo una panna fresca al 38% di massa grassa, rovesciamo all'interno della bacinella. È importante montare la panna utilizzando una bacinella ben fredda e possibilmente anche la temperatura del luogo in cui ci troviamo ci aiuterà tantissimo per avere un'ottima panna montata. Aggiungiamo all'interno della panna lo zucchero. Come base di calcolo andiamo a inserire l'8% per litro di panna e procediamo con il montaggio della panna. Per quanto riguarda la quantità di zucchero da inserire all'interno della panna, l'8% litro è il rapporto per me corretto, è una panna comunque leggermente dolce. È chiaro che a seconda del luogo in cui ci troviamo, più ci avviciniamo verso il sud Italia, più la panna sicuramente tenderà a essere più dolce. Ci possono essere dei posti dove per litro di panna si aggiungono anche 150-180 grammi di zucchero. Più andiamo verso il nord Italia, più siamo intorno agli 80, se non addirittura 60. Quando montiamo la panna abbiamo detto bacinella ben fredda, panna molto fredda, ma è importante arrivare a destinazione nel minor tempo possibile. Quindi sì, sono partito leggermente basso, giusto per dare modo allo zucchero di distribuirsi, però poi sono andato subito alla massima velocità, perché dal momento in cui la panna ingloba l'aria che c'è nell'ambiente, ed è chiaro che se siamo in un ambiente fresco è l'ideale, ma più si riesce in maniera più veloce a inglobare l'aria fredda che c'è nell'ambiente, abbiamo una montata sicuramente migliore. Un altro dettaglio non da poco, adesso vi farò vedere quella che per me è la giusta consistenza della montata della panna. Non deve essere una panna troppo montata, cioè una panna che sembra quasi burrosa per la consistenza, ma deve essere una panna che comunque risulti cremosa, morbida. Questo renderà il nostro maritozzo ancora più appetibile. Ecco, riduco la velocità così da valutare meglio qual è la consistenza finale della panna. Ecco, stacchiamo la frusta dalla bacinella, andiamo prima a mescolare perché sicuramente la parte centrale è più densa e più montata, la parte laterale è un pochettino più fluida. Andiamo un attimino a fare questo gesto, così ci assicuriamo di avere un'unica consistenza. Se la consistenza che ci piace è corretta, ci fermiamo. Se ci sembra poco montata, ritorniamo in planetaria. Ma questa consistenza così, che è una consistenza comunque, utilizzo la marisa, è comunque una consistenza sì montata, però allo stesso tempo ha un aspetto cremoso, morbido, lucido. Ricordate che qualsiasi cosa è lucida è comunque sinonimo di bontà, di bellezza.
La quantità di panna montata che va all'interno di un maritozzo è circa 90-110 grammi. Il mio consiglio comunque è di montarne un pochino in più, ma questo per avere comunque una quantità di panna un po' maggiore e avere un po' più comodità in fase di farcitura. Perché quando andremo a farcire il nostro maritozzo, comunque mettiamo una quantità maggiore rispetto a quello che è la sua richiesta, perché dal momento in cui andiamo a spatolare, comunque una parte poi la andremo a togliere. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve per farcire il nostro maritozzo. Il nostro maritozzo cotto, la nostra crema pasticcera all'interno di una sacca poche e la nostra panna montata. Con l'aiuto di un coltello effettuiamo un taglio, non nella parte centrale ma leggermente in diagonale, e non completiamo il taglio, comunque lo lasciamo un po' chiuso. Lo facciamo per tutti e tre. Tagliamo la punta della nostra sacca poche e andiamo a farcire il nostro maritozzo con la crema pasticcera. In questo caso mi stacco dal tavolo, tengo il maritozzo tra le mani e vado a farcire con la crema pasticcera. Come potete vedere, la struttura della pasta è una pasta molto soffice, molto morbida, e come vi dicevo prima, la pellicina, la crosticina è comunque un qualcosa di molto molto sottile. Adesso inseriamo la nostra crema pasticcera, mettiamo all'incirca 25-30 grammi, ma qui lascia spazio alla vostra fantasia, e la mettiamo proprio così, al centro. Lasciamo il maritozzo, ne prendiamo un altro, stessa quantità di crema e via per il terzo. A seguire iniziamo a mettere la panna montata. Il mio consiglio è sempre quello di tenere il maritozzo nella mano. Con l'aiuto della marisa, utilizzando questa parte tondeggiante, andiamo a prendere questa quantità di panna, la andiamo a versare all'interno del maritozzo e ci aiutiamo con questa falsa pelle, con questa parte di qua del maritozzo. Aggiungiamo ancora un po' di panna, poggiamo nel tavolo e procediamo con il secondo. Quindi la quantità di panna che io metto all'interno è sicuramente maggiore rispetto alla quantità finale, ma questo mi darà la possibilità di non avere degli spazi vuoti. Quindi sempre con la marisa mi aiuto, do un primo colpo da questa parte e poi accompagno da questa parte. A questo punto, con l'aiuto di una spatola a gomito, cerco di pressare leggermente le due estremità del maritozzo e con l'aiuto della spatola prendo la parte in eccesso e la do dove ce n'è un po' meno e liscio il maritozzo fino ad avere una superficie pulita. Quindi se qui sporcate il maritozzo con un po' di panna, lavoro di punta della spatola ed elimino l'eccesso. Ripeto l'operazione per il secondo maritozzo, quindi presso leggermente, la panna tenderà un po' a uscire fuori, ma è voluto. Spatolo, liscio, raso sempre la spatola. Tutte le volte che voglio fare un lavoro di definizione con la spatola è importante che la spatola sia ben pulita. Lavoro sempre con la punta della spatola, elimino la panna in eccesso, ripongo sul tavolo ed ecco il terzo maritozzo. Presso, spatolo, è importante che la pelle o comunque la pasta del maritozzo sia ben pulita. Per quanto può essere un dolce della tradizione, non per questo merita meno attenzione. Quindi è corretto che ci sia una certa pulizia. A questo punto, lo step successivo è spolverare la superficie con lo zucchero a velo. Non vado a spolverare la superficie della panna. Se io vado a mettere lo zucchero nella panna, comunque aggiungo bianco su bianco e la panna diventerà lucida. Vado a spolverare solo la parte della pelle. Faccio così per tutti e tre da una parte e viceversa dall'altra. Non mi piace l'idea di mettere tanto zucchero,
In questo caso lo zucchero lo inserisco non perché voglio dare dolcezza al maritozzo, ma aggiungo lo zucchero solo per un fattore estetico. Una volta che ho spolverato il maritozzo con lo zucchero a velo, inserisco il logo Marlà, è una placchetta in cioccolato che vado soltanto a appoggiare sulla superficie. E adesso su questa nostra alzatina andiamo a appoggiare i nostri maritozzi. Ecco la versione del mio maritozzo rivisitato, crema pasticcera e panna montata, pronto da essere gustato. Questo è il mio maritozzo rivisitato. Se a Roma il maritozzo è solo con la panna montata, questo ha all'interno anche la crema pasticcera. E io ne approfitto. E dopo aver visto il classico maritozzo, ci spostiamo su un maritozzo molto speciale che ci ricollega tantissimo al dolce più famoso al mondo, che è il tiramisù. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.